Ciao a tutti, sono felice di essere di nuovo il vostro coach anche oggi. Oggi vi farò vedere i punti chiave del rovescio ad una mano per averlo fluido, per poter giocarlo fluido e potente. Come in ogni colpo ci sono tre fasi importanti: la fase di preparazione, la fase di accelerazione e il finale. Allora, iniziamo con la fase di preparazione. Cosa bisogna fare per poter creare sin dalla preparazione tanta fluidità, tanta potenza nel rovescio ad una mano? Allora, la prima cosa che si deve fare è cominciare a prepararsi a ruotare il tronco sulla gamba non dominante, in questo caso mio, gamba sinistra. Ulteriormente, cosa bisogna fare? Poggiarsi sulla gamba destra, sulla gamba dominante, con le spalle disallineate alle anche. Quindi la cosa importantissima sin dall'inizio è sempre il disallineamento delle spalle alle anche, cioè questo. Quindi io devo disallineare le spalle alle anche mentre mi appoggio sulla gamba dominante, sulla gamba destra in questo caso. Quindi disallineamento quasi totalmente e poi ulteriormente un pochettino quando mi appoggio sulla gamba dominante. Dove va portata la racchetta nella preparazione? Allora, la testa della racchetta deve arrivare leggermente più in alto dell'altezza della testa e indietro, in tal modo, guardate, qui si vede, qui dietro si vede come la testa a racchetta è alta e verso l'alto, ma anche verso dietro. Le braccia come devono essere? Allora, per avere questa posizione della testa a racchetta, il braccio sinistro, il braccio non dominante, guardate, è molto piegato e non tanto in alto. Ci sono giocatori che tirano, che giocano con il rovescio ad una mano alzando il gomito. Secondo me questo gomito che sta così in alto ti fa stare un po' in tensione. Come vedete, facendo questo, il braccio dominante, in questo caso il braccio destro mio, non è piegato ad angolo retto, ma è leggermente disteso, quindi è più disteso di angolo retto. Un'altra cosa fondamentale per il rovescio ad una mano è di portare il gomito dominante più dietro ai fianchi, al fianco dominante. Quindi non mi devo preparare così col gomito all'altezza del fianco, ma leggermente col gomito dietro, per creare qua una piccola tensione che ulteriormente mi dà potenza nel movimento. Guardate questo, ok? Quindi le cose importantissime nella preparazione sono il disallineamento, portare il gomito dominante più dietro rispetto al fianco dominante e portare la racchetta in alto e verso dietro. Nella fase di accelerazione, come si comincia la fase di accelerazione? Si comincia con la caduta della testa a racchetta. Ora stiamo qui con la testa a racchetta alta, il gomito dietro ai fianchi e le spalle, la cosa importantissima, le spalle disallineate alle anche. Allora, da qui la prima cosa che si deve fare è l'allineamento delle spalle alle anche, rimanendo con la racchetta indietro più possibile, cioè questo. Quindi io ho allineato le spalle alle anche e sono rimasto ancora con la racchetta indietro. La racchetta e leggermente anche il braccio, guardate, il braccio è rimasto indietro, disteso verso il basso. È molto importante che si distenda molto prima di impattare la palla.
Un'altra cosa importante nella fase di accelerazione è quando si comincia a ruotare il braccio o l'avambraccio e insieme al polso. Appena stacchiamo la mano sinistra, la mano non dominante dalla racchetta, qui dobbiamo cominciare a ruotare. Vedete come il braccio destro, il braccio dominante, non se ne va in avanti, ma c'ha un tempo di latenza. In questo modo riusciamo ad andare con la testa a racchetta in avanti e superare l'impatto con la palla per imprimere, per dare profondità, imprimere il topspin alla palla e essere anche molto precisi. Quindi mentre io ruoto, comincio a ruotare il braccio dominante, il braccio sinistro comincia ad andare indietro. Ok? Cosa fanno le gambe nel frattempo? Allora, nella fase di preparazione, come ho detto prima, vi dovete disallineare le spalle alle anche quando vi fermate. Quando vi fermate piegandovi, cioè in questo modo. Ok? Allora, mentre io salgo, devo allineare le spalle alle anche. Vi faccio vedere. Quindi è importantissimo anche la sincronizzazione della parte bassa con la parte alta, tra le gambe e la parte alta, tronco e le braccia. Il finale del movimento dovrebbe essere questo, con la testa a racchetta indietro e col braccio destro, braccio dominante disteso. Vi faccio vedere. Quindi il braccio non dominante, da quando si è staccata la mano non dominante dalla racchetta, ha il ruolo di controbilanciare la rotazione, quindi va al contrario della rotazione del tronco. Grazie per la vostra attenzione. Vi ricordo di, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al nostro canale YouTube Metodo Easy Tennis Play, di mettere un like al video e di commentare qua giù. Grazie, ciao!